In questa giornata un po' pazzerella, dove sole e nuvole fanno a gara per avere il sopravvento, i momenti magici di una splendida estate sono ormai un ricordo, ci vuole qualcosa che rallegri un po' la giornata e renda più piacevole il risveglio di chi domani mattina ricomincerà la propria routine. Che ne dite di una soffice e profumata torta di carote e mandorle? Magari arricchita da una squisita crema spalmabile decorata con delle carotine colorate? La torta che prepareremo oggi sarà davvero deliziosa, senza glutine, senza lievito, senza zucchero, facilissima e veloce da preparare, è perfetta per colazione o per un dolce spuntino e credetemi delizierà proprio tutti, grandi e piccini. Trovate come sempre la lista degli ingredienti qui sotto nella descrizione del video. Ci serviranno carote pulite e grattugiate, mandorle tritate finemente, farina di riso, uova biologiche, la scorza grattugiata e il succo di un limone, bicarbonato di sodio che utilizzeremo al posto del lievito, sciroppo d'acero per dolcificare, vaniglia in polvere o estratto di vaniglia e del mascarpone che ci servirà per guarnire la torta. Prima di vedere il procedimento però iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Frulliamo le mandorle fino ad ottenere una granella fine. Se avete già in casa la farina di mandorle potrete usare quella. Puliamo, peliamo e tagliamo le carote a pezzi. Frulliamole finemente con un mixer. Se non l'avete potete usare una grattugia a mano. Farete un po' più di fatica ma il risultato non cambierà. Ricordatevi di tenere da parte una carota, ci servirà poi per creare delle piccole carotine per decorare la torta. Una volta grattugiate, spruzziamo le carote con del succo di limone in modo che non anneriscano. Dividiamo ora gli albumi dai tuorli. Aggiungiamo un pizzico di sale agli albumi e con delle fruste ben pulite e asciutte montiamoli a neve ben ferma. In una ciotola capiente sbattiamo i tuorli con lo sciroppo d'acero o con altro dolcificante a vostro piacere, fino a quando saranno belli chiari e spumosi. Guardate che belli, montati perfettamente. Aggiungiamo ai tuorli montati le carote, giriamo bene per amalgamare il tutto, aggiungiamo anche le mandorle, mescoliamo ancora. La farina di riso
la buccia grattugiata del limone, il bicarbonato di sodio, e la vaniglia, che non può mai mancare nella preparazione dei dolci perché gli dà quel tocco in più. Adesso non ci resta che aggiungere gli albumi mescolando delicatamente dal basso verso l'alto per non far smontare l'impasto. Rivestiamo una tortiera con della carta forno e ungiamola con dell'olio di oliva sia sulla base che sui bordi. E poi versiamo l'impasto all'interno. Livelliamo bene con una spatola e cuociamo in forno statico nel ripiano centrale a 160 gradi per 30-40 minuti. Regolatevi in base al vostro forno. Prima di rimuoverla dal forno fate la prova inserendo uno stecchino nel centro. Se sarà asciutto, la torta sarà cotta. Eccola pronta, cotta e perfettamente dorata. C'è un profumino nell'aria. La torta è perfetta già così, ma se vogliamo renderla ancora più golosa basterà ricoprirla da una dolce glassa al mascarpone. Facilissima da preparare, basta sbattere con delle fruste il mascarpone e lo sciroppo d'acero fino a creare una bella e morbida crema. Se volete una glassa più leggera, potrete sostituire il mascarpone con della ricotta o con del formaggio spalmabile, anche vegano. Divertiamoci a spalmarla sulla torta. Aiutiamoci con un cucchiaio, o meglio ancora con una spatola, con movimenti dal centro verso l'esterno. Lasciamo cadere parte della crema sui bordi. Non credo che il maestro Iginio Massari approvi, ma di certo gli donerà un aspetto molto romantico. Ho decorato la torta ricavando delle carotine più piccole dalla carota che abbiamo tenuto da parte. Le ho incise trasversalmente con un coltello in modo irregolare e le ho spolverizzate con della cannella. Infine ho creato i ciuffi verdi con delle foglioline di basilico appena germogliate. La torta è pronta. Guardate che bella da vedere, sana oltre che squisita, è perfetta da assaporare con una buona tazza di tè. Testata anche con i bambini che l'hanno particolarmente apprezzata, fidatevi. E adesso arriva il momento più buono, quello Dell'assaggio. Eccomi, sono l'assaggiatore ufficiale. Dai, senti com'è?
Mamma mia, veramente buonissima, eccezionale. Però aspetta che non ho capito bene. Come ti pareva? Grazie per aver passato questo tempo con me. Fatemi sapere in un commento se la ricetta vi è piaciuta, se avete dei dubbi o domande, sarò felice di rispondervi. Se realizzerete una delle mie ricette, potrete condividere la foto sui social utilizzando l'hashtag ricette di Sandra. A presto, un caro saluto da Sandra. Alla prossima, bye bye!